Allora, sempre a proposito di rapporti con partner nocivi, partner narcisisti. Tre cose io direi da fare o da non fare, insomma da non fare più che altro, riflessioni che derivano dai colloqui che faccio insomma, quotidianamente con donne che hanno questo problema. Donne, poi spesso si parla di questa cosa, ma ricordiamoci che ci sono anche molti uomini che incontrano questo inciampo nella vita. Evitate, e lo dico in qualche modo anche contro il mio interesse, io insomma vedo che ci sono queste signore, queste pazienti che vengono da me e mi dicono: dottore, io ho letto una marea di libri, ho letto i suoi articoli, ho visto i suoi video, ho letto il libro della Mammoliti, ho letto questo, ma va tutto bene. Il discorso che, come avrete notato, leggere, informarsi in una maniera ossessiva rispetto a quello che è la patologia narcisista non aiuta, poi nella pratica non si esce dal problema. Quello che succede è che si cade nell'enorme tranello della diagnosi, dell'autodiagnosi, che non è il vostro lavoro, cioè quello di ritrovare poi punto per punto tutta una serie di indizi che ci portano a pensare che il nostro partner sia un malato di mente, sia una persona con una caratteropatia, quando non solo non avete gli strumenti corretti. Guardate che la diagnosi narcisistica è una cosa molto complessa, perché il narcisismo a livello di disturbo di personalità si situa in qualche modo su un continuum, cioè, per farvi un esempio, il disturbo istrionico isterico, il disturbo borderline, il disturbo narcisistico, il disturbo antisociale, sono tutti disturbi di personalità che condividono una dimensione narcisistica. Per cui intercettare esattamente il narcisismo e poi collocarlo in una categoria diagnostica è qualcosa che francamente non potete saper fare, non lo sapete fare, non lo dovete fare, non è il vostro lavoro. Voi dovete concentrarvi piuttosto sul malessere. In realtà una persona anche non narcisista può crearvi un malessere notevole. Il fatto che questa persona sia narcisista non pone la vostra situazione su un livello più elevato di importanza, se non, anzi il rischio è che vi faccia sentire particolarmente patologici, particolarmente patologizzati, per cui se state vivendo qualcosa che non va, a prescindere dalle categorie diagnostiche, consultate un professionista se proprio siete curiosi di sapere questa cosa qua. Evitate di rimpinzarvi di libri di aneddotica scientifica, non lo so, per andare invece incontro alla soluzione del vostro problema, a un cambiamento. Allora, altro argomento, cambiamento. Dottore, io quest'uomo è orribile, io mi sento stupida, come faccio, cosa non faccio? Lo devo vedere, lo devo incontrare ancora? Perché non lo voglio vedere ma non ce la faccio a resistere. Ma io quasi quasi vi darei una prescrizione del sintomo, anche perché dirvi non vedetelo, non devi vedere questa persona, è una promessa che spesso non si riesce a mantenere, innescando anche una serie di sensi di colpa e di vergogna stile tossicodipendente, che poi si chiude in bagno e di nascosto appunto, non so, fuma la sigaretta quando ha promesso di aver smesso. Per cui non vi voglio dire andate incontro a questa persona, però più che concentrarvi sul non vedere questa persona, su avere la forza, almeno all'inizio, concentratevi sul lasciarvi delle porte aperte, per cui va bene, vedete questa persona, vedetela, incontratela, però non imprigionatevi solamente in questo rapporto, lasciatevi delle possibilità aperte, perché sembrerà banale, ma è vero che il chiodo schiacciachiodo ha una sua funzione, e non stiamo parlando solo di rapporti sessuali che potete avere così occasionalmente, che in effetti poi non riescono mai a reggere il confronto, o comunque non riescono a creare quel cambiamento che state cercando. Stiamo parlando di incontrare persone, di rendersi conto che esiste una felicità, che esiste una vita sentimentale e sessuale al di là del pessimo rapporto che state vivendo. Ed è sostanzialmente, la cosa terapeutica di questo atteggiamento è sostanzialmente l'azione, nel senso rimanete attivi, non collassate in voi stessi, non collassate in questo rapporto, ma rimanete una persona capace di creare delle alternative che vi danno un feedback di autoefficacia e non di una persona persa
in una situazione disastrosa, e per cui, ok, inciampate altre volte in questa relazione, ma frequentate altre persone, ma non smettete di mettervi in gioco, perché altrimenti ci si casca veramente sul fondo. Ultima cosa, una cosa un po' tecnica, non cascate nel tranello, e questo l'ho visto soprattutto in ambito femminile, non cascate nel tranello del contattare, del voler parlare, del voler conoscere le altre donne di quest'uomo. Dietro questo sentimento, dietro questo desiderio quasi filantropico, perché mi viene detto, ma io ho scoperto che quest'uomo, questo balordo ha delle altre donne, io le voglio contattare, le voglio sentire perché loro non sanno, non lo conoscono bene, sta prendendo in giro altre donne, per cui è un po' di cameratismo, io voglio parlare con questa donna, farle capire. Dietro questo sentimento, questi buoni sentimenti, in realtà c'è il desiderio di controllare sia la vita di quest'uomo, sia di sapere cosa sta facendo con le altre donne, sia di controllare indirettamente questa donna, per cui poi si finisce in una dimensione di pessima promiscuità, dove queste donne si raccontano anche sessualmente cosa fanno con quest'uomo, creando poi delle dimensioni di veramente gruppali, settarie, no? Perché la realtà è che la distorsione è che mentre voi potete pensare di essere al centro e di controllare tutte queste situazioni, in verità voi siete ai margini, al centro c'è lui, cioè lui è il capo di questo harem con queste donne che bisticciano, che si alleano, però poi in realtà bisticciano, perché poi naturalmente tante volte queste donne contattano le altre amanti di quest'uomo e si sentono rispondere: ma che diavolo vuoi, chi sei, tu non sai, con me è diverso, non permetterti mai più di chiamarmi, per cui badilate di umiliazioni telefoniche fino spesso poi ad arrivare alle mani, no? Per cui poi voi siete lì a picchiarvi una con l'altra e quest'uomo si continua a innalzare perché naturalmente ha dei continui ritorni del suo potere su di voi. Per cui no, non fatelo, perché non ci guadagnerete niente, Insomma, riassumendo, io direi evitate di improvvisarvi psicologi, ma ve lo dico col cuore, non ve lo dico perché dovete venire da me, per cui ve lo dico veramente, non fatelo perché non vi serve, ma lo avrete capito, nel senso che farvi una cultura sulla psicopatologia non vi aiuta a uscire da una situazione psicopatologica, primo. Secondo, rimanete attivi, rimanete in gioco, pur accettando le fragilità che state vivendo, e evitate di cercare alleanze con altre persone che sostanzialmente stanno vivendo la vostra stessa difficoltà, per cui non ce la farebbero ad aiutarvi, ma neanche se volessero, e comunque non riuscireste a ottenere quel controllo sulla vostra vita che sperate di ottenere, che meritate di ottenere. Io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!